ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso sulle mie stories di Instagram che vi ho praticamente appena fatto perché ho staccato in questo momento da Instagram, sono qui a mostrarvi la nuova box di Pixi. Questa è stata fatta in occasione del ventennio di Pixi, quindi 20 anni di Pixi. Eccola qui la box, curatissime tutte le box di Pixi come sempre, ed ecco qui il contenuto della box. Ve l'avevo appunto mostrata alla veloce e dato che c'è una palette, un rossetto, una matita nera, sono qui anche per farvi vedere gli swatch di questa box. Eccola qui, questa qui è la prima cosa che vi ho mostrato e adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Ed eccola qui, è appunto la crema alla rosa che è idratante. È indicato che è una crema ultra ricca fatta con infuso di petali di rosa, olio di rosmarino, che dona una profonda idratazione alla nostra pelle. C'è scritto di usare quotidianamente se è necessario, se necessitiamo, e dopo ovviamente aver deterso la pelle usato un tonico. Come vedete è chiusa, sigillata, la vado ad aprire con voi. Ha un buonissimo profumo, mi ricorda le creme che si usano nei centri estetici, ha quel profumo un po' forte però è buono. Si sente la rosa come profumazione. Io ho detto un profumo forte, ma non nel senso appunto prepotente e fastidioso, ma che ha una buona profumazione. Si sente molto la rosa, ma in effetti riesco anche a sentire il rosmarino. Si spalma bene e si assorbe anche abbastanza bene, quindi insomma si è assorbita in fretta, lascia la pelle molto profumata e quindi credo che sia, provandolo così, facendo una first impression di tutto di questa box, credo che questa sia una buona crema idratante. Il secondo prodotto che vi mostro è questo tonico. Sto aprendo adesso. Questo è il tonico all'acido glicolico, quindi è esfoliante. Ovviamente, come tutti i tonici, va utilizzato dopo che si è deterso il viso, quindi o al mattino, ma quando appunto il viso è pulito, o alla sera prima di coricarsi, si applica un po' di quantità su un dischetto e si passa su tutto il viso. Non ha note particolari come profumazione. Questo prodotto io l'ho già provato perché l'avevo già ricevuto in una precedente box di Pixi. Mi sono trovata abbastanza bene, l'esfoliazione è leggera, non dà fastidio e a me non brucia la pelle. Credo che sia un buon prodotto da usare, però comunque con parsimonia. Io non lo utilizzo tutti i giorni, anche se di questo c'è scritto di utilizzarlo mattina e sera o comunque all'occorrenza. Io non lo uso tutti i giorni, lo uso a giorni alterni, non sempre utilizzo lo stesso tonico, alle volte ne uso di diversi, quindi come uso quotidiano non lo so come si comporta con la pelle. Credo che vada comunque molto tener conto della tipologia della nostra pelle. Non è né irritante né fastidioso, non brucia la pelle, quindi a me questo prodotto piace, sono contenta di averne ricevuto un altro. Il terzo prodotto che vi mostro è questo spray, anche questo aperto con voi. Questo qui appunto è uno spray, vedete che sopra ha la parte oleosa, quindi sono separati, potete vedere, si mischia e si spruzza. È indicato che si può usare
prima del make up, quindi idrata, protegge e nutre la pelle. Dopo il make up ferma e dà un finish al make up, e poi è indicato anytime, quindi in un qualunque momento rinfresca il make up. Io sono già truccata, quindi agitiamo e spruzziamo. Il profumo è buono e gradevole, è indicato che è con propoli e olio di argan. Quindi questo spray si può utilizzare prima del make up, a make up completato e in generale durante il giorno, se si vuol dare una rinfrescata al nostro make up. Contiene 80 ml. E adesso la parte che anch'io sono molto curiosa di provare, ovvero la palette. La palette si presenta nella classica confezione che accomuna quasi tutte le palette, per non dire tutte, di Pixi. Quindi la confezione è trasparente sul davanti, sul retro di plastica, e ci sono scritti i nomi degli ombretti. Dietro c'è lei, c'è Pixi, ed è indicato che è una palette che contiene 12 ombretti che danno un effetto 3D all'occhio, al nostro sguardo. Qui sono indicate le tonalità degli ombretti e il nome della palette. Eccola qui. Come vi dicevo, è il pack che accomuna tutte le palette di Pixi, abbastanza minimal, non ha uno specchio all'interno, però tutto sommato la qualità a me non dispiace per nulla. Dietro appunto è scritto il nome della palette e tutti i colori che ha all'interno. Questo sistema non mi piace tantissimo, perché per vedere che colore sto usando, se volessi farvi un video tutorial, ogni volta io devo andare a leggere qua dietro, cercare di capire se è quello corrispondente. È un po' scomodo, però è un piccolo appunto, insomma, non è questo che comunque determina la qualità dell'ombretto. Eccoli qua gli ombretti, come vedete c'è qualche matte e qualche ombretto un pochino più brillante. Infatti vedete, a differenza del primo, che è quasi sempre quello che mettono per fare tutte le basi make up. Sono pronta per mostrarvi tutti gli swatch e iniziamo con questo, che è quello insomma che di solito io utilizzo per fare le basi. E in effetti è molto chiaro, un color carne tranquillo, che insomma non si nota tanto, ma è abbastanza morbido anche con il dito, quindi indubbiamente facile da sfumare. Poi abbiamo questo colore qui che è decisamente più brillante, un pochino più shine, e infatti guardate che bella pigmentazione che ha, sono decisamente più pigmentati. Idem questo, quindi solo il primo è un pochino più statico come colore. Proseguiamo, anche questo qui è decisamente bello pigmentato, un bel colore, vedete? Questo qui invece è opaco e la scrivenza non è il massimo. Sempre molto morbido perché comunque si preleva bene, però forse la scrivenza non è delle migliori. Anche questo molto pigmentato, una buona scrivenza, mi piace molto. Questo invece è più opaco, si vede subito, anche è sempre morbido, col dito è molto morbido e la scrivenza non mi sembra niente male. Bisogna poi vedere col pennello, una volta che si va a sfumare, cosa resta e come rende. Un altro decisamente pigmentato, bello anche questo colore, sulla scrivenza nulla da dire, molto scrivente. Questo qui anche è decisamente opaco, la scrivenza non è molto forte, però tutto sommato può andare per fare una sfumatura. Vedremo come si comporta con i pennelli. Andiamo con gli ultimi tre
comunque tutti i toni sono più o meno quelli del marrone. Anche questo colore qui è opaco, la scrivenza è abbastanza buona. Siamo arrivati agli ultimi due. Questo qui non è shiny come quello, non è pigmentato, e la sua scrivenza, avete visto, è caduta un po' di polvere, è un pochino polverosa. Per finire l'ultimo, anche questo è sempre sui toni del marrone, questo è più pigmentato, si stendono comunque, sono tutti morbidi per prenderli, quindi la stesura non dovrebbe essere difficile. E questo qui però mi piace un po' meno degli altri. È pigmentato ma non tantissimo l'ultimo, questo qui. Mi piacciono molto di più questi rispetto all'ultimo, anche se è più shine rispetto agli altri. Questo qui è il primo proprio per fare la base. Vi dirò com'è la scrivenza di questi, diciamo più opachi, per quanto riguarda la stesura coi pennelli. Con le dita sono comunque molto morbidi, non crea difficoltà a prenderli. Qualcuno un po' più polveroso e qualcuno meno. Questi sono decisamente più pigmentati rispetto a per esempio questo, oppure questo qui molto chiaro, che però per fare la base va benissimo, o rispetto a questo. Quindi mi piacciono, perché mi piacciono come colori, riflettono anche bene la luce, se uno vuole fare una sfumatura sotto l'arcata sopraccigliare vanno benissimo. E quindi come first impression vi posso dire che ci sono, ma come in tutte le palette, qualche colore un po' più pigmentato, quindi forse un po' più bello, attira di più l'attenzione rispetto ad altri. Nel complesso non mi dispiace. E adesso proseguiamo con questa matita nera. È una matita occhi nera waterproof. L'immagine dietro la mostra comunque come matita. Non ho mai provato ad esempio una matita di Pixi, non mi è mai capitata né di riceverla, una matita per gli occhi, nelle box, né tantomeno di acquistarla, quindi sono curiosa. Il packaging è molto semplice e anche la matita in sé è tutta completamente nera, tranne il fondo che appunto è il classico verde Pixi. Allora, la scrivenza è fantastica perché è morbidissima, quindi credo anche da sfumare sia veramente facile. Non riesco a capire se però bisogna temperarla oppure no, perché dietro questo specie di tappino si gira, però non riesco a capire se esce la punta, non si toglie, quindi non riesco a capire se è solo una coincidenza oppure se piano piano esce la punta. Questo non riesco a capirlo, questa first impression è un po' imprecisa, almeno per quanto riguarda la punta. Per quanto riguarda la scrivenza, veramente ottima, ottima, ottima. Come si appoggia, scrive, scorre, senza fatica, bellissima. Scrive subito, bellissimo. Lo metto qui nel rime inferiore dell'occhio, la rima interna, e devo dire che lo sguardo cambia. Io vabbè, il trucco ce l'ho da questa mattina, adesso è pomeriggio, quindi insomma è un po' andato, però mi piace tantissimo. Se è davvero waterproof potrebbe diventare la matita perfetta, la mia matita must have, perché veramente la scrivenza è qualcosa di fenomenale. First impression su questa matita voto 10. La prima impressione è super, è ottima, davvero positiva. Proseguiamo con gli ultimi due prodotti, che sono questo rossetto liquido e lo tiro già fuori, questo lucida labbra rimpolpante. Questo è il packaging, uguale agli altri rossetti che avevo ricevuto nella box in collaborazione con vari influencer. Il colore è scritto dietro nella confezione ed è Blazing Pink.
il pennellino, diciamo così, l'applicatore si presenta in questo modo, abbastanza facile da applicare. Lo metto a fianco al nero, alla matita, e questo è il colore, un rosa decisamente acceso. Indossato sulle labbra è così. Non male come colore, pensavo fosse un po' più sparato sulle labbra, invece mi piace il fatto che non lo sia tantissimo. Sento che le labbra si stanno un pochino seccando, però in effetti è giusto perché questo è un liquid matte, quindi è giusto che si comporti così sulle labbra. Come first impression è buona, è abbastanza confortevole sulle labbra, il colore mi piace come resta sulle mie labbra. Se a fine giornata le labbra sono molto secche, magari il rossetto si spacca, questo non ve lo so dire, come first impression è ottima. Infine eccolo qui, questo lucida labbra rimpolpante. Nelle istruzioni sul retro c'è scritto che è un lip che volumizza le labbra con una sensazione di freddo, quindi sono curiosa di vedere come si comporta. Il colore è scritto dietro e infatti è Petal Ice. In effetti l'odore ricorda un po' quello della menta. Vediamo se fa anche l'effetto, ora che ho il rossetto sopra di Pixi, vediamo se fa questo effetto freddo e mi rimpolpa le labbra. Molto glossy adesso le mie labbra, e devo dire che nonostante il rossetto sento un leggerissimo pizzicorio, non è fastidioso per adesso, avete visto non ne ho messo tantissimo, e quindi mettendone di più probabilmente si ha un effetto rimpolpante più evidente e probabilmente una sensazione di freddo più evidente, più pronunciata. Non vi so dire se mi ha rimpolpato le labbra sinceramente, non lo so però la sensazione in effetti di c'è scritto dietro di cooling, quindi di freschezza c'è. Non male questo prodotto, simpatico, si può appunto applicare anche sul rossetto, non mi dà fastidio, continua a non darmi fastidio, quindi per adesso mi piace anche questa first impression, è buona. Con il lip gloss vi ho mostrato tutti i prodotti contenuti in questa box. Non vi so dire, non ho fatto una ricerca per sapere se vendono proprio una box simile o se bisogna comprare prodotto per prodotto. Se dovete acquistare quindi prodotti singoli, una cosa che vi consiglio così a bruciapelo come first impression è indubbiamente la matita nera, perché mi è piaciuta tantissimo la sua scrivenza, credo che sia una bella matita morbida, facile quindi anche da sfumare. Il fatto che sia waterproof indubbiamente un punto a suo favore, ma non lo so se è davvero una matita waterproof. Come prestazione appunto di una first impression mi sento di dire sì, è un prodotto valido. Un altro prodotto forse è la palette. Se si comporta come le mie altre palette è una palette valida, però non vorrei darvi un giudizio un po' troppo affrettato prima di averla provata almeno su un trucco occhi, quindi questa first impression credo che si butti totalmente sulla matita occhi perché mi è piaciuta davvero tantissimo per quanto riguarda il make up. Per quanto riguarda la skincare, proprio perché l'ho già usato, allora vi direi sì, provate il tonico all'acido glicolico esfoliante. Questo è un buon tonico, comunque sia, è un buon tonico. Ovviamente vi rimando alla mia pagina di Instagram, trovate giù nell'info box il link diretto, così se vi va seguitemi e vi dirò poi le mie impressioni un pochino più a caldo riguardanti questi prodotti di questa box
che celebra il ventennio di Pixi. Quindi non vi dimenticate di seguirmi su Instagram, vi farò dei post e per adesso io vi saluto. Mi raccomando però, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e lasciatemi un bel pollice in su come supporto. Se vi va scrivetemi un commento e ditemi qual è stato il prodotto che più vi ha impressionato in questa first impression e se per caso avete utilizzato anche voi dei prodotti di Pixi. Ci vediamo al prossimo, ciao!